Se ti raccontassero la tua vita dal punto di vista del tuo peggior nemico, che persona risulteresti? Wicked parte esattamente da questa premessa, da una storia raccontata male. Tenetevi forte perché oggi parliamo proprio di Wicked. Bentornati su Cinecinzia, dove ogni settimana vi svelo i dettagli, i segreti e gli indizi nascosti dei film più iconici. È un progetto che Hollywood ha cercato di realizzare per quasi 20 anni, fallendo ogni volta. Troppo complesso, troppo costoso, troppo rischioso. Un adattamento che molti consideravano irrealizzabile sia per la sua struttura narrativa sia per l'enorme peso emotivo e vocale delle sue protagoniste. Eppure oggi il film esiste, ha riportato al cinema un immaginario che sembrava intoccabile e si prepara a chiudere una delle produzioni più ambiziose degli ultimi anni con l'arrivo della parte 2. In questo video cercheremo di capire perché Wicked era considerato il film impossibile di Hollywood, cosa ha bloccato per decenni il suo adattamento e come Jon M. Chu è riuscito a risolvere problemi che sembravano insormontabili e perché questa storia continua a dividere e affascinare il pubblico. Per farlo dobbiamo partire da lei, da una ragazza che il mondo di Oz aveva già deciso di chiamare cattiva molto prima che potesse raccontare la sua versione dei fatti. Prima di iniziare, come sempre, vi chiedo di supportare tutto il mio lavoro iscrivendovi al canale e lasciando un po' di hype a questo video. Sigla! Perché Wicked è stato considerato per anni un film impossibile, bisogna partire da lei, da un personaggio che il cinema ci ha sempre mostrato in un solo modo: cattiva, crudele, senza sfumature. Nel film Il mago di Oz del 1939 la strega dell'Ovest è un'icona del male, ma non è un personaggio, non ha un passato, non ha motivazioni, non ha una sua voce, è una figura piatta costruita per fare da antagonista e basta. Quando Gregory Maguire pubblica il romanzo Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West nel 1995, l'idea è semplice ma dirompente: prendere Il mago di Oz, uno dei film più iconici e consolidati della storia del cinema, e girarlo di 180 gradi, raccontando la storia dal punto di vista dell'antagonista. Non è una parodia, non è una fanfiction, è un'operazione in un certo senso politica e morale. In Oz non ci viene chiesto di ragionare su chi è buono e chi è cattivo, il confine è già deciso per noi. La strega dell'Est è cattiva, la strega dell'Ovest è ancora più cattiva e Dorothy è la ragazza pura che arriva a rimettere ordine. È un mondo che non ci invita a farci domande e ci consegna già la mappa morale: quelli sono i buoni e quella è la cattiva. Punto. Ed è proprio contro questa divisione netta che nasce Elphaba, una ragazza che non ha ancora fatto niente ma che porta addosso un segno che basta far scattare il giudizio: il verde. Sei verde. È vero. In Oz il suo colore è una sentenza. Non importa chi sia, non importa cosa faccia, la sua diversità basta per collocarla automaticamente dalla parte sbagliata. Anche il nome è una dichiarazione di intenti. Maguire lo ricava giocando con le iniziali dell'autore del libro del mago di Oz, Lyman Frank Baum. LFB diventa Elphaba. È un omaggio e insieme un avvertimento. Stiamo entrando nello stesso mondo ma con un punto di vista che Baum non aveva mai scritto e neanche mai pensato. Il cuore del romanzo di Wicked è la costruzione del male, non il male assoluto, ma il modo in cui una comunità lo produce etichettando ciò che non capisce. Elphaba incarna l'alterità che viene prima discriminata e poi raccontata come minaccia. Il verde non è solo estetica, è il segno visibile di una differenza che diventa bersaglio. La storia di Oz funziona come tutte le storie di potere: decide un'etichetta, la ripete, la mette in scena e la trasforma in memoria condivisa. Se tutti ti chiamano strega cattiva abbastanza lungo, alla fine diventi la prova vivente di questa narrazione. Maguire non si limita a ribaltare l'immagine di una sola figura, però allarga il quadro e mostra un sistema che normalizza l'ingiustizia. Gli animali parlanti perdono lentamente diritti e spazio pubblico, gli intellettuali vengono silenziati, la paura è usata come collante sociale. In questo clima la reputazione di Elphaba non è un incidente, è l'effetto di una campagna. Qui Wicked anticipa moltissimi discorsi contemporanei sulla propaganda e sulla costruzione dell'immagine.
immagine. Non è un caso se l'adattamento teatrale del 2003, pur più concentrato sulle relazioni, conserva al centro questo nucleo etico e lo trasforma nel motore emotivo di tutto. Il verde è il simbolo più potente della sua storia e quello che oggi consideriamo il colore della strega dell'Ovest in realtà nasce da una scelta puramente cinematografica. Nel film Il mago di Oz del 1939 la MGM voleva sfruttare al massimo il Technicolor e il verde risultava il colore più innaturale, più tossico, più inquietante da mostrare sullo schermo. Era perfetto per rendere immediatamente riconoscibile l'antagonista senza bisogno di spiegazioni. Margaret Hamilton, l'attrice che interpretava la strega, lo ha raccontato più volte. Il trucco che indossava era una miscela studiata apposta per risaltare in modo quasi chimico sotto le luci del set. Un verde sporco, denso, un po' metallico, pensato più per il colpo d'occhio che per un reale significato narrativo. Non era simbolismo ma pura estetica. Era un cinema che sfruttava la tecnologia dell'epoca. E qui arriva la parte interessante, perché Gregory Maguire prende proprio quel colore nato come espediente scenografico e lo ribalta completamente. Nel romanzo il verde non serve a renderla più cattiva, serve a renderla diversa. È la prima cosa che gli altri notano di lei. È un marchio, un pregiudizio che le cade addosso ancor prima del suo nome. In Wicked il verde diventa un modo per mostrare quanto sia facile decidere chi fa paura. Basta che sia diverso nel modo sbagliato. E in Oz quel verde basta da solo per collocare Elphaba dalla parte sbagliata della storia. Se guardiamo Wicked accanto ad altre origini di antagonisti celebri come Joker, Maleficent o Crudelia, la differenza è nel baricentro. Lì l'attenzione sta soprattutto sulla psicologia individuale e sull'estetica della ribellione. In Wicked la domanda è più politica. Come si costruisce socialmente un cattivo? Quali parole si usano? Chi le ripete? Chi trae vantaggio da quella nomea? È un percorso che parte dal privato di Elphaba e si allarga all'intero ecosistema di Oz, dove la macchina del racconto ufficiale trasforma un'eretica in minaccia pubblica. È questo scarto a fare di Wicked non solo un racconto di formazione, ma una riflessione sul modo in cui una società definisce i suoi mostri. L'Elphaba del film del 2024 porta con sé questa stratificazione, l'origine letteraria, l'idea del male come narrazione, la spinta politica che chiede di guardare oltre la superficie e in più il peso vocale ed emotivo di un ruolo pensato per essere una sorta di Everest. È per questo che la sua figura regge il cuore del film, non perché ribalti un'icona e basta, ma perché ci costringe a chiederci quanto della nostra idea di cattivo sia frutto di fatti e quanto invece sia frutto di una storia ripetuta meglio di altre. Se c'è una cosa che il film Wicked mette subito in chiaro è che questa non è la storia di una strega, è una storia di due ragazze, due forze opposte che si scontrano, si completano, si cambiano a vicenda e tutto quello che succede a Oz, tutto ciò che ricordiamo, che amiamo o che ci divide esiste perché esistono Glinda ed Elphaba insieme. La loro relazione è la vera ossatura morale del film. Glinda ed Elphaba sono costruite come un doppio cinematografico in piena regola. Da una parte c'è Glinda, popolare, adorata, luminosa, bravissima a gestire le aspettative degli altri. È la ragazza che sa sempre cosa dire, come presentarsi, come apparire. È privilegiata, certo, ma è anche intrappolata da un'immagine che deve proteggere a tutti i costi. Wicked ci fa capire una cosa molto semplice: essere perfetti è un lavoro e Glinda lo fa ogni giorno. Dall'altra parte c'è Elphaba che quel sistema non può neanche provare a compiacere, non può nascondere quello che è, non può smussare i suoi angoli, non può adattarsi. La sua forza sta proprio nella sua resistenza, non cede, non si uniforma, non abbassa lo sguardo. Se Glinda sopravvive grazie all'immagine, Elphaba sopravvive grazie all'integrità. Sono due strategie opposte di navigare in un mondo che chiede costantemente di scegliere un ruolo e restarci dentro. Ed è qui che Wicked diventa interessante, perché invece di dirci chi delle due ha ragione, il film ci dimostra quanto siano necessarie l'una all'altra. Glinda ha tutto ciò che Elphaba non ha: riconoscimento, affetto, adesione sociale. Elphaba ha tutto ciò invece che Glinda non ha: coraggio, lucidità, la capacità di vedere le crepe nelle versioni ufficiali. Una guarda il mondo dall'interno, l'altra dall'esterno. E quando queste due prospettive si toccano, succede qualcosa che a Oz non dovrebbe mai succedere. La verità inizia a spostarsi. È un tipo di dinamica che abbiamo visto anche in altri film. In Black Swan, ad esempio, il doppio è la lotta contro la parte di sé che non vuoi ammettere. In La Favorita il doppio è la strategia di sopravvivenza dentro la corte. In Barbie il doppio è lo scontro tra l'ideale e il reale. In Wicked il doppio serve a rivelare come società e potere costruiscono identità e reputazioni diverse a seconda di chi sei
sei, come appari e quanto sei facile da incasellare. Glinda ed Elphaba funzionano perché sono opposte, ma non in modo stereotipato. Non è la buona e la cattiva, non è neanche la bella e intelligente. È il conflitto tra ciò che la società ci chiede di essere e ciò che siamo davvero. È la popolarità contro la verità. Ed è per questo che il loro rapporto è il cuore emotivo di tutto Wicked, più della politica, più della magia, più di Oz stesso. E la cosa più sorprendente è che quando si incontrano nessuna delle due rimane la stessa. Se guardiamo Glinda ed Elphaba solo come personaggi, rischiamo infatti di perderci un dettaglio che il film, il musical e persino la campagna marketing hanno usato come codice visivo: i colori. Il verde e il rosa non sono scelte casuali, sono la loro identità. Il verde è tutto ciò che non puoi nascondere, è un colore che precede Elphaba, che parla prima di lei, è il simbolo della sua alterità, della sua differenza, del giudizio immediato. È un colore che mette a disagio, che stona, che disturba le aspettative, ed è proprio per questo che funziona. Wicked ti costringe a guardare il mondo con i suoi occhi, un mondo dove il diverso è già bollato come una minaccia. Il rosa invece è il colore dell'adesione, è il colore della perfezione sociale, dell'immagine che compiace della ragazza che deve essere super femminile, gradevole, sempre impeccabile. Il rosa di Glinda non è solo estetica, è un ruolo, è come se fosse una promessa di popolarità, è l'aspettativa che tutti hanno su di lei, quella di incarnare un ideale. È un colore che rassicura, che piace, che funziona per il grande pubblico. Il duello più interessante di Wicked, prima ancora che tra due streghe, è tra i due immaginari cromatici. Rosa e verde sono due linguaggi opposti, due modi diversi di essere al mondo. E non è un caso se tutta la campagna marketing del film, dai poster verticali alle insegne luminose nei cinema, dalle limited edition alle collaborazioni di moda, si basi proprio su questa contrapposizione: green vs pink. Green, pink, green, pink, green. Pink. Stop. This song's good. Kind of a bop. Green, pink, green, pink, green. Pause. No better team in all of us. Sono diventati due archetipi visuali, quasi due squadre. Se mi seguite da un po' lo sapete già, le analisi cromatiche nel cinema sono una delle mie ossessioni sin dal 2020, quando ho iniziato a studiare come i colori raccontano le storie più dei dialoghi. Nel cinema il verde può significare alterità, quindi un personaggio fuori dalle regole, fuori dalla norma. Oltre a Wicked possiamo pensare a The Mask o a Shrek. Tossicità o pericolo, quindi qualcosa di innaturale, di contaminato. Oppure alla magia, al sovrannaturale, un potere che non appartiene quindi al mondo umano. Pensiamo ad esempio a Harry Potter o alla Bella addormentata nel bosco con Malefica. Può significare anche ribellione e anticonformismo, e quindi un'identità che non si adatta ma che resiste, per esempio al Joker. Il rosa invece significa conformità, è un colore che sta bene dentro le regole, popolarità perché è gradevole, morbido e accogliente, ma anche performance sociale, cioè ciò che è bello da vedere, ciò che funziona agli occhi degli altri. Ovviamente significa anche femminilità e quindi anche accettabile, quella che non disturba, che sorride, che brilla. Il cinema usa il rosa come perfetto indicatore di immagine. Pensiamo per esempio a Legally Blonde, Elle Woods costruita tramite il rosa come favola sociale, a Mean Girls dove il rosa è utilizzato come il linguaggio di potere delle Barbie. Oppure pensiamo proprio a Barbie dove il rosa è utilizzato per descrivere il mondo ideale in cui la realtà non entra mai. Quando la Universal ha annunciato Ariana Grande e Cynthia Erivo, il web si è diviso. Per molti era la scelta perfetta, per altri invece un rischio. Ma la verità è che nessuna delle due è arrivata a fare Wicked per caso. Wicked non è un musical semplice da affrontare, ci vuole tantissima preparazione tecnica per poter cantare e interpretare al meglio le canzoni. Per questo le audizioni sono state feroci e John M. Chu ha voluto che tutti, anche le star, passassero per lo stesso processo. Amanda Seyfried lo ha raccontato apertamente. Fece un'audizione intera per Glinda mentre girava The Dropout e non ottenne la parte. Talk to boys, little ways to flirt and flounce. Oh, I'll show you what shoes to wear, how to fix your hair. Everything that really counts to be popular. You're gonna be popular. Under the right cohorts, you'll be good at sports. È un dettaglio che spiega quanto fosse alto il livello richiesto. E poi c'è Ariana. Lei non si è presentata all'audizione come una pop star, ma ci è arrivata come una bambina che aspettava questo ruolo da tutta la vita. Wicked è il musical che ha segnato la sua infanzia. Studiava canto classico apposta per poter affrontare Glinda un giorno. Non è una frase detta poi per fare scena, perché lo ha detto lei. Lei dice: ho studiato canto classico per Wicked, non per il pop. Nel 2011 twittò anche: un giorno
giorno spero di interpretare Glinda. E Kristin Chenoweth, la Glinda di Broadway, ha raccontato che Ariana conosceva ogni battuta, ogni respiro, ogni sfumatura del ruolo. Quando iniziano le audizioni, Ariana fa qualcosa che nessuno si aspetta. Si presenta completamente spogliata della sua immagine, niente runs pop, niente effetti, niente virtuosismi appunto alla Ariana Grande. Ha studiato per mesi la partitura, ha cambiato registro, ha tirato fuori la voce teatrale con cui è cresciuta prima di diventare una star. John M. Chu lo ha detto chiaramente: quando Ariana ha iniziato a cantare non era Ariana, era Glinda. E poi entra Cynthia Erivo, una performer con un peso drammatico raro, una voce che non ha bisogno di presentazioni, un'intensità che Broadway conosce bene. Cynthia infatti è abituata a svolgere 8 show a settimana a Broadway. È entrata in audizione come se incontrasse Elphaba per la prima volta. Ha cantato senza guardare nessuno, come se fosse in un mondo completamente suo. Per John M. Chu quella è stata la conferma immediata. Lei era perfetta per interpretare Elphaba. Ma il momento decisivo arriva quando le due vengono messe insieme nella stessa stanza. Il regista lo racconta come una rivelazione, quel tipo di momento in cui capisci che nessuna combinazione alternativa avrebbe funzionato. Da quel giorno inizia a nascere qualcosa che trascende il casting, perché Ariana e Cynthia non hanno solo lavorato insieme, sono diventate inseparabili. Il loro rapporto è uno dei dettagli più belli e più pubblici di tutta la produzione. In ogni intervista succede sempre la stessa cosa: si guardano, si prendono la mano, si commuovono. In più di un'intervista Ariana ha detto: ho pianto ogni volta che Cynthia ha cantato. Cynthia dall'altra parte ha raccontato che Ariana le ha dato sicurezza e protezione. Ci sono interviste in cui devono fermarsi perché stanno piangendo troppo, ridono, si asciugano gli occhi e dicono: Wicked ci ha trasformate. Ed è questo che fa funzionare il film, perché Wicked o vive o muore sull'alchimia tra Glinda ed Elphaba. Se non credi alla loro amicizia, alla loro rivalità, alla loro ferite e alla loro luce, tutto il resto crolla. Ariana in questo senso porta la luce e Cynthia invece porta il peso. Insieme creano quel tipo di dinamica che nessun altro casting avrebbe potuto replicare. Wicked non funziona perché c'è la magia, ma funziona perché ci sono loro due. E poi c'è un dettaglio che in pochi sanno ma che dice tanto sul modo in cui Ariana ha vissuto questo casting. Lei non ha fatto il provino solo per Glinda, ha fatto il provino anche per Elphaba. Il regista voleva infatti essere sicuro di capire quale fosse il ruolo in cui avrebbe brillato di più, quale voce avrebbe permesso alla storia di prendere forma nel modo più autentico. E Ariana, che sognava Glinda da una vita, non ha esitato. Ha cantato anche i pezzi di Elphaba, ha provato i passaggi più difficili, si è messa completamente nelle mani del regista. Lei stessa ha affermato che in realtà si capiva benissimo per quale parte facesse davvero il provino, dal momento che si presentava sempre con abiti o accessori rosa. Alla fine è stato quel doppio provino a convincere Chu che Ariana fosse Glinda, e non perché non potesse fare Elphaba, ma perché aveva un rispetto così profondo per la parte da non volerla forzare. Il modo in cui Ariana Grande e Cynthia Erivo sono entrate ufficialmente in Wicked è già poi una piccola scena di film. Ariana ha scoperto di essere scelta durante una chiamata su Zoom proprio con John M. Chu. Appena il regista le ha comunicato di aver vinto la parte, Ariana è scoppiata a piangere, completamente sopraffatta. Cynthia ha ricevuto la sua stessa chiamata lo stesso giorno. Quel doppio annuncio, documentato e condiviso dalla produzione, è stato il primo momento pubblico in cui si è capito che Wicked sarebbe stato guidato da un'energia emotiva molto diversa da qualunque altro musical portato al cinema. Quasi subito sono intervenute anche le due donne che hanno definito Wicked negli ultimi 20 anni, Idina Menzel e Kristin Chenoweth. Idina, la prima Elphaba, ha detto che Cynthia era perfetta e che non vedeva l'ora di ascoltarla. Kristin, che Broadway la considera ancora la Glinda per eccellenza, è stata ancora più diretta e ha detto: Ariana è nata per interpretare questo ruolo. E poi c'è stato il duro lavoro, perché Wicked non è un musical che si canta con leggerezza. Ariana e Cynthia hanno iniziato un training vocale massacrante, proprio da atlete. Coach separati, esercizi quotidiani, mesi di preparazione sulla respirazione teatrale, sulla proiezione, sulle note lunghe, sulle frasi cantate a registro pieno. Cynthia ha detto che interpretare Elphaba richiede la stessa energia di una maratona. Ariana ha definito la partitura invece la cosa più impegnativa della sua vita. Steven Schwartz, il compositore e paroliere del musical originale, ha supervisionato parte del lavoro. Il lavoro più faticoso però è toccato a Cynthia. La trasformazione fisica in Elphaba è stato un processo estenuante. Il trucco richiedeva ore ogni giorno, con una formula verde sviluppata apposta per resistere a giornate di set interminabili. La rimozione era lentissima, dolorosa, e lei stessa ha raccontato che ogni mattina diventava Elphaba e ogni notte tornava lentamente Cynthia. Quando uscì il primo trailer accadde una cosa che nessuno aveva previsto. Il web iniziò a commentare: Ariana non è più Ariana. E non era una critica, era
stupore, perché il pubblico aveva davanti una voce diversa, con una dolcezza e una dizione da musical classico. Su TikTok circolavano confronti diretti tra Ariana Pop e Ariana Glinda e in ogni video la gente notava la stessa cosa. Ariana aveva completamente trasformato il suo modo di cantare, ma non era l'unica. Anche Cynthia aveva fatto una trasformazione vocale altrettanto radicale. Chi la conosce come artista soul o R&B non la riconosce in Wicked. La sua Elphaba ha un'impostazione teatrale pulita, precisa, con meno grana e meno improvvisazione. Cynthia lo ha spiegato così: per interpretare Elphaba ho tolto tutto ciò che è Cynthia. È un tipo di controllo vocale che nessuna delle due aveva mai portato davanti al grande pubblico. Durante il press tour questa loro metamorfosi professionale si è fusa poi con la loro relazione personale. Le interviste sono diventate virali perché Ariana e Cynthia si commuovevano continuamente, come dicevamo prima. Si guardavano con una tenerezza che il pubblico non aveva mai visto tra due protagoniste di un blockbuster. La promozione del film non sembrava marketing, sembrava un'amicizia reale filmata da vicino. E quando il web si è fatto duro, quando sono esplose le polemiche iniziali tipo Ariana è troppo pop e Cynthia non è abbastanza mainstream, sono state proprio loro due le prime a proteggersi a vicenda. Hanno attraversato insieme l'entusiasmo e la negatività e questo ha fatto capire al pubblico che la loro dinamica non era un artificio ma qualcosa di autentico, nato da anni di desideri, sacrifici, prove durissime e fiducia reciproca. Quando oggi vediamo Wicked al cinema sembra quasi inevitabile. Un musical leggendario, un fandom enorme, un immaginario cristallizzato in 20 anni di repliche. E invece no, perché Wicked è stato per 2 decenni un film che Hollywood non riusciva a fare. Non perché mancassero i soldi o il pubblico o magari l'interesse, ma perché ogni volta che si provava a portarlo sul grande schermo qualcosa andava storto. La Universal aveva annunciato ufficialmente l'adattamento già nei primi anni 2000, quando il musical di Broadway era esploso diventando un fenomeno culturale. Ma da lì in avanti il progetto cambia forma decine di volte. Si susseguono registi, approcci visivi, piani produttivi. Ci ha lavorato Ryan Murphy, ci ha lavorato J.J. Abrams, ci ha lavorato Stephen Daldry e ogni volta la stessa storia. Troppo rischioso, costoso e troppo difficile. Era come se Wicked respingesse qualunque tentativo troppo affrettato, perché il problema non era trovare un regista, il problema era decidere che tipo di film dovesse essere. Wicked è strutturato in 2 atti come molti musical classici e il primo atto è così forte da sembrare un film a sé. Il secondo invece cambia tono, ritmo e prospettiva. È un'opera che vive di canzoni narrativamente complesse, cambiamenti emotivi repentini e numeri vocali che non potresti mai eseguire in playback senza perdere anima. Ed infatti Cynthia e Ariana Grande hanno cantato dal vivo ogni singola canzone. Era evidente che qualsiasi adattamento avrebbe avuto 3 ostacoli enormi. 1. La struttura teatrale, troppo lunga per un film singolo, troppo densa per un taglio tradizionale. 2. La partitura di Steven Schwartz, meravigliosa ma tecnicamente proibitiva per qualunque cast cinematografico medio. 3. Il tono, è un musical che passa dalla commedia alla tragedia, alla politica, all'amicizia, sino alla satira, e far convivere tutti questi registri in un film era un suicidio artistico annunciato. È per questo che Steven Schwartz stesso per anni ha frenato il progetto. Non voleva un adattamento mediocre, non voleva che Wicked diventasse l'ennesimo musical tagliato e semplificato come spesso accade. Lo ha detto chiaramente: se il film non rispecchia la complessità della partitura non è Wicked. E qui entra in scena John M. Chu. Chu aveva già diretto Crazy Rich Asians e In the Heights, ma la cosa che ha convinto la produzione non era la sua esperienza, ma la sua ossessione nel rifiutare i tagli. Quando gli è stato chiesto di condensare il musical in un unico film da 2 ore, lui ha risposto semplicemente: non si può. O lo facciamo bene oppure non lo facciamo. Ed è da questa posizione di totale intransigenza creativa che nasce la decisione che ha cambiato tutto: dividere il film in 2 parti. Non è stata una scelta narrativa ma una scelta tecnica e industriale. 2 film significavano niente tagli brutali alle canzoni, niente compressione dei personaggi, più respiro visivo, più spazio emotivo per Glinda ed Elphaba e più fedeltà allo spirito del musical originale. E soprattutto significava non distruggere Wicked pur di farlo entrare nei limiti di un film standard. Con questa impostazione la produzione ha finalmente trovato una strada e da quel momento ricostruire Oz è diventata un'impresa mastodontica. Hanno creato set enormi, città complete, ambienti fisici e digitali miscelati insieme e costumi che univano riferimenti anni 30, elementi fantasy e suggestioni da teatro musicale, sempre con un occhio alla riconoscibilità iconica della città di Smeraldo. Il film è diventato uno dei progetti industriali più ambiziosi degli ultimi anni.
ibrido tra musical classico e blockbuster contemporaneo. Ricostruire Oz non significava solo creare scenografie grandi come teatri, significava costruire un mondo intero. Uno degli esempi più folli e più discussi della produzione è stato il campo di tulipani. Non un effetto digitale, non una proiezione, non un fondale. La produzione ha davvero piantato 9 milioni di tulipani veri per ricreare il celebre campo dell'immaginario di Oz, proprio perché John M. Chu voleva evitare l'effetto plastico artificiale. Era un'operazione logistico-agricola mai vista in un musical moderno e chi ha lavorato al film ha raccontato che l'odore dei fiori invadeva l'intero set. Questa ambizione ovviamente ha un costo. Wicked parte 1 è stato uno dei progetti più costosi degli ultimi anni. A fronte di un budget di 150 milioni di dollari, il film ha incassato più di 750 milioni di dollari ed è diventato l'adattamento cinematografico di una produzione di Broadway più remunerativo di sempre al botteghino statunitense e anche l'adattamento cinematografico di un musical con più incassi al mondo, superando Mamma Mia. E poi c'è la questione dei compensi che ha fatto discutere il web per settimane all'epoca. Le cifre non sono mai state rese pubbliche, ma secondo alcune stime Ariana Grande avrebbe firmato per un contratto nella fascia tra i 10 e i 15 milioni di dollari, mentre per Cynthia Erivo le proiezioni parlavano di 4 o 8 milioni per ciascuna parte del film, ma la Universal è intervenuta direttamente smentendo ogni differenza e dichiarando che le due protagoniste sono state pagate nello stesso modo. Una presa di posizione rarissima per un grande studio quasi mai disposto a commentare temi contrattuali, ma che in questo caso è servito a ribadire un punto preciso. Wicked non è un film costruito su una star e la sua spalla, ma si parla di interpretazioni completamente alla pari. Ad oggi non è mai uscito il cachet ufficiale delle due protagoniste. A certificare l'impatto industriale del progetto sono state anche le candidature e i premi della scorsa stagione. Agli Oscar 2025 Wicked è riuscita a entrare in quasi tutte le categorie chiave. Ha vinto per i migliori costumi grazie al lavoro monumentale di Paul Tazwell e miglior scenografia firmata da Nathan Crowley e Lee Sandalis. Accanto alle vittorie è arrivata una vera pioggia di candidature. Miglior film, miglior attrice protagonista per Cynthia Erivo, miglior attrice non protagonista per Ariana Grande, miglior montaggio, miglior trucco e acconciatura, miglior colonna sonora originale, miglior sonoro e migliori effetti speciali. È sorprendente perché ha ottenuto nomination contemporaneamente tecniche e interpretative. Anche ai Golden Globe 2025 il film ha lasciato il segno. Ha vinto il premio per il miglior risultato al cinema e al box office, un riconoscimento che celebra i film evento capaci di lasciare un'impronta sia economica che culturale. Ha inoltre ottenuto la candidatura come miglior film musicale o commedia, quella per miglior attrice in un film musicale o commedia a Cynthia Erivo e la miglior candidatura per miglior attrice non protagonista da Ariana Grande. Una dimostrazione del fatto che, al di là dell'amore dei fan del musical, Wicked è riuscito a convincere anche una parte importante della stampa e della critica hollywoodiana. Non è stato un film facile da fare, è stato un film che non poteva permettersi di essere fatto male ed è per questo che è stato rimandato così tanto a lungo, ma alla fine l'attesa ha ripagato. E adesso non ci resta che aspettare la parte 2 perché Wicked parte 1 è solo metà del racconto e tutto quello che abbiamo analizzato oggi, le scelte estetiche, la costruzione dei personaggi, la visione di John M. Chu, il lavoro mostruoso di Ariana Grande e Cynthia Erivo troverà il suo compimento proprio nel sequel. Sarà il momento in cui vedremo cosa accadrà a Glinda ed Elphaba. Io come sempre vi terrò aggiornati qui sul canale. Nel frattempo fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di Wicked. Vi ha convinti? Vi aspettate un secondo capitolo più cupo, più politico, forse magari più emotivo? Come sempre grazie di avermi dedicato un po' del vostro tempo e se il video vi è stato utile e vi è piaciuto non dovete fare altro che iscrivervi e attivare la campanella perché ogni venerdì esce un nuovo video e ci aggiorniamo prossimamente per parlare di Wicked parte 2.